Oggi mi trovo a Bangkok in un noto ristorante, anzi direi storico ristorante, il Bolognese, in compagnia del fondatore Giancarlo e del head chef e pizzaiolo Marco, chiaramente tutti e due italiani. Adesso Giancarlo ci racconterà la sua storia è molto motivante oltretutto, di come ha fatto arrivare appunto qui molti anni fa dall'Italia ed aprire prima un ristorante che non è questo e dopo un po' questo qui, ricordo, e poi lo vedete anche dalle immagini, un ristorante di alto livello. Direi, poi ce lo può chiaramente dire meglio anche appunto il suo fondatore Giancarlo, il ristorante italiano più rinomato di tutta Bangkok. Allora Giancarlo, come nasce l'idea, tu bolognese penso, no? Sì, Infatti il bolognese, come nasce l'idea tanti anni fa, ci dirà più o meno quanto così, di trasferirti qui nella capitale thailandese, una capitale di 14 milioni e 600 mila abitanti, quindi per chi non è mai venuto non si rende conto, ecco, di cosa significa vivere in questo anche traffico, no? Oltretutto è ah, marea di gente che c'è ogni giorno. sì, Ti lascio la parola. è una città molto complicata, vastissima, non si sa dove finisce. Scusa, per esempio, come mai hai deciso Bangkok invece che magari andare a Phuket o in altre località, magari di mare, ecco? Molto semplice ed è un ragionamento che molti non fanno. Cioè la Thailandia ha una capitale con tutti questi abitanti e poi c'ha delle altre città prevalentemente in zone turistiche. Sì, Eh, quindi questa città ha lavoro per tutti i giorni di tutto l'anno. Se uno decide di andare nelle città turistiche, faccio per dire Pattaya o Phuket, secondo me fa un errore perché subisce il periodo dell'acqua, cioè piove per 2 o 3 mesi di continuo e quindi non so dici quali la stagione delle risorse, piogge. la stagione Però delle piogge. non c'è anche qui la stagione delle piogge, comunque Certo, siamo sì, sempre in ma Thailandia. qui i thailandesi non hanno paura dell'acqua, assolutamente. Non vanno a Phuket perché non c'è nessuno, Sì. quindi Ah, la stagione delle piogge, quindi a Phuket non c'è gente, non c'è turismo? no, sì, qualcosa, O meno, ma comunque non poco. è come la stagione buona che va da metà dicembre, da metà novembre fino alla fine di marzo e più. Sì. Quindi il ragionamento è questo, che io apro un locale dove c'è il lavoro tutti i santi giorni. E quindi in effetti si è dimostrato che è Ecco. così. Quindi è una questione economica di scegliere È Bangkok una questione invece che, di ecco, business. di business. Sì. E, e quelli che hanno fatto locali a Phuket svivacchiano, insomma, credo. Vedi, una cosa che non sapevo, ecco, questa cosa qui, ecco, pensavo che poteva essere la stessa cosa che lavoravi tutto l'anno a Phuket o a Pattaya, invece non è No, a così. Phuket quando Ecco. vengono le piogge ci sono dei giorni che vengono degli acquazzoni che sono dei pezzi di ghiaccio. Qui invece no, a Bangkok, No, quando... vengono dei belli acquazzoni, però poi l'acquazzone non è mai totale nella città, è variabile a Ah, ecco, seconda della zona. ho capito. E poi comunque delle volte piove poco, insomma. A parte il fatto che in luglio e agosto ci sono delle mattinate a Bangkok che sono bellissime. Comunque ricordiamo, è caldo tutto l'anno, qui ecco, Calduccio, sì. chiaramente, ecco. In questo momento ci troviamo, voglio dire, a fine ottobre e devo dire che è caldo, ecco, abbastanza Bangkok caldo. lavora tutto l'anno, i residenti ci sono tutto l'anno, a differenza di Phuket e Samui dove è turistica, per cui c'hai dei periodi morti. Se tu intendi aprire un business, ovviamente dovresti scegliere la capitale perché Ecco. lavori sempre.
senza nulla togliere a chi è fatto l'imprenditore a Phuket o a Samui, che magari vuole avere Sì, ha scelto una vita più Certo, leggera, no? certo. Chiaramente. Allora Giancarlo, da quanto tempo sei qui a Bangkok e come appunto ti è nata l'idea, cioè sei venuto per vacanza e poi ti è piaciuto, sei rimasto, ecco, nel tuo caso com'è andata, ecco. no, io sono venuto perché ho avuto delle disgrazie nella famiglia che avevo in Italia per la perdita di mia moglie italiana a seguito di cancro. E mi sono detto io, poi questa cosa ha coinvolto tutto il mio business, mi ha fatto perdere un po' la Un po' la voglia ragione, magari sì, anche di... ho dovuto fare Certo, delle spese lunari perché andai negli Stati Uniti, sì. ma mia moglie non ce l'ha fatta, quindi ho deciso di cambiare aria. E così sei venuto in vacanza quando hai deciso oppure No, no, sono venuto qui con l'intenzione di fare qualcosa, senza e conoscere la Thailandia senza quando hai conoscere deciso? la Ecco, Thailandia. E quindi mi sono presentato agli alti livelli di direzione di quelle imprese più note e quindi ho aperto ho aperto dei negozi di abbigliamento che però ho avuto la disgrazia che di marca di italiana? marca italiana. Ehm, Però ho avuto la disgrazia che quei negozi che avevo in questo famoso centro commerciale è andato bruciato totalmente. Pensa, dopo quanto tempo che avevi aperto, diciamo? 2 o 3 anni Quindi 2 o 3 anni e ti sei ritrovato, a piedi. diciamo, a piedi, pensa. Ecco, E quindi mi sono dedicato a quella che molti italiani cercano di fare, che sono due cose, il gelato e il ristorante. ecco. Io ho fatto per La prima moda cosa, anche l'avevi già fatta perché l'ho anche noi siamo... abbandonata perché Ecco, è caduto il certo, settore. sì. E parliamo degli anni 96, mi dicevi 97 quando mi hai raccontato la storia, più o Sì, meno. più o meno. Sì. E quindi da lì, senza chiaramente, lo dico, senza essere gelataio, senza essere del settore, ti sei messo però ad aprire una gelateria. Sì, Ecco. No, infatti, no, perché molti hanno l'idea, io direi sbagliata, è perché non sono imprenditori, che credono, ma scusa, ma tu non sei del settore, ti metti ad aprire un'attività, ma che cosa ne sai, cose di questo tipo, no? E una delle tante risposte che è da dare è la sua testimonianza, che non è che devi essere, diciamo, nel suo caso, per esempio, gelataio per aprire una gelateria, sei imprenditore e comunque con le capacità imprenditoriali lo fai, però poi ci metti delle persone che lo sanno fare, no? Credi? E poi Certo, costruirla, come ha certo. fatto lui. Sentiamo comunque, Giancarlo, quindi hai aperto la prima gelateria, sì, rimasto diciamo a piedi sì, dall'incendio dei due sì, negozi che avevi sì. aperto. E aprire una gelateria sembra una cosa, come dire, leggo un libretto e si Cioè, fa il per gelato. chi diciamo non è del settore e non se ne Sì, ma intende, perché non è assolutamente così, lo può chiaramente. fare chiunque, Sì, però tutto il resto è andare a cercarsi la clientela, non è fare il gelato, che ripeto, scusa, tu sei stata la prima gelateria qui a Bangkok ad aprire? Oppure già sì, c'erano? no, c'era qualcosa, ma non a livello come ho impiantato io il lavoro, cioè io l'ho organizzato proprio a livello commerciale, distribuito in varie posizioni Ah, della città. quindi lo producevi in un punto e dopo lo portavi L'ho nei negozi tuoi, sì, però prima con un solo sì, negozio. sì, sì. Sì, E quindi la cosa era reperire la posizione dove fare di vendere il gelato e sperando che sia un successo
ed è capitato che siamo andati avanti così per alcuni anni, abbiamo trovato locali che hanno avuto quasi sempre successo, fino a che, diciamo, mi sono anche un po' stancato perché il lavoro è molto impegnativo. Certo. Fatto così, fatto come singolo gelateria, lo sconsiglio perché Ecco, questo può essere utile anche chi in questo momento ci sta seguendo dall'Italia e pensa, non solo perché ci occupiamo di pizza, però magari pensa, invece che la pizza, potrei avere un'idea di trasferirmi all'estero e aprire una gelateria o un negozio di abbigliamento, ecco, anche se non sei appunto gelataio, comunque lo puoi fare. Ci racconti come hai fatto tu però all'inizio quando hai aperto la prima gelateria, non sapendolo fare, da chi ti sei istruito, ecco, per sì, fare ciò? io mi sono istruito da, diciamo che qui a quel tempo c'erano alcuni italiani, fra cui un mio amico che faceva il Ah, gelato a livello importante, italiano, quindi stile però lo italiano. distribuiva Sì. solo agli alberghi Ah, e ai ristoranti in piccole quantità, ok. di modo che ho potuto osservare, Hai comprato i diciamo, macchinari e tutto. sì, io poi sono riuscito a inventare la sistemazione della gelateria cercando di spendere il meno possibile. Tanto è vero che io ho trovato la macchina per fare il gelato da uno a Pattaya che è morto per droga, Ah, italiano? italiano, poverino, però la moglie thailandese senza esperienza vendeva sta macchina. Sì, Io ho avuto la fortuna di saperlo rapidamente e sono andato a prendere sta macchina, Carpigiani tra certo, l'altro. certo. Insomma, da lì sta macchina, che ce l'ho ancora ma non lavora più, però è un monumento. E, Il museo imprenditoriale del signor Bonazza. Sì. e dopodiché decisi, Hai aperto il tuo primo punto vendita gelateria sì, in questo modo? sì, ma più che gelateria erano dei chioschi, immagini quel banco lì, Sì, eh, piccolissimi quindi. piccolissimi, dove in pratica era un frigo Sì, con dentro una commessa, quindi un chioschetto così, un un punto chiosco, vendita in mezzo al, tipo il marciapiede era in mezzo a una strada così? no, in mezzo, oddio, ci sono stati tanti e diverse posizioni. Però diciamo il Il primo come... primo non mi ricordo neanche più dov'era. Ehm, sì, il primo è stato in un centro commerciale. Ecco, e facevi il gelato da un'altra parte e lo Sì, portavi in questo sì, chiosco e hai esatto. creato da lì un logo, un brand. Sì, Hai sì, creato. sì, sì. Come si chiamava per curiosità? Ciao Italia. Ecco. E da lì, ciao Italia gelati, diciamo, Sì, no? Solo gelati. Dal primo punto, com'è andata? Hai avuto successo? subito, Subito. Quindi stravolgente. chiaramente allora gelato di qualità che è piaciuto molto perché, Sì, ecco, È la visione del business però, no? Non soltanto sicuramente il gelato di qualità, ma anche la visione di dire qui manca un punto vendita di gelato italiano no, ma fatto come si poi deve e non attraverso industriale. le persone che conoscevo, questo chiosco, non l'ho messo in una posizione che so, l'ho messo, me l'hanno dato in un corridoio dove ci sono vestiti di qua e di là, sì. però la gente sapeva che c'era questo chiosco, quindi folla in Quanti gusti continuazione. facevi per curiosità? Eh? Quanti gusti facevi? 7, 8, Ecco, 6, ok. da 6 a 8, non mi E avevi ricordo. messo poi chiaramente un dipendente, solamente un Sì, thailandese, a vendere una il gelato, ragazza, ecco, una tutte ragazza. ragazze. Ok, E qui con delle problematiche disastrose, sì. insomma il lavoro molto 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 impegnativo, finché Però ecco, prima di passare a poi la tua altra creazione che è nata dopo, da un punto vendita come è andata?
quanti ne sono nati dopo? Quanti ne hai aperti È dopo? stato tutto un seguito. Io dopo cominciavo a mettere insieme del Quindi hai creato un liquido. po' una catena, Sì, ecco, di vari punti sì, aperti. sì, sì. In quanto Avendo tempo, in quanti anni, ecco? 3-4 anni, Beh, cioè 3-4 anni, quanti più o meno ne hai aperti? 22. Ecco, quindi pensate un po', ecco. Quindi si è ritrovato dopo 3-4 anni più o meno quasi a terra con l'incendio dei due negozi, che ha fatto invece di perdersi d'animo, ha aperto così, gli è venuta un'idea, un'ispirazione, facciamo il gelato e da lì in altri 4 anni 22 punti vendita di gelato. E allora potevi dire, continuo così, stava andando tutto bene. Sì, Che cosa hai deciso? che io e mia moglie non ce la facevamo più Nel perché frattempo trovate la moglie thailandese? sì, Sì, eh, cioè i chioschi del gelato con il personale thailandese, questo personale ce n'è di bravo e di meno bravo, per cui magari spesso qualcuno non veniva neanche a lavorare ah, qui ti trovavi il chiosco così che quel sì, giorno non lavorava sì, scoperto. esatto. Ecco, Oppure rubava i soldi, ecco, o, insomma, sì, tanti casi, sì, sì, oppure quel chiosco lì in quella posizione non andava bene, lo dovevamo spostare. certo. Insomma, tutta Cioè, delle problematiche che ci possono essere quando tante si fa una catena, problematiche che però davano un frutto importante. certo. Però noi era un periodo molto buono qua in Thailandia, e quindi ho trovato uno che mi ha comprato tutta l'azienda. Quindi hai venduto tutta la catena Ho venduto di gelaterie l'azienda. Al suo apice, Eh? al suo apice, quando tutto Sì, funziona sì, all'apice, bene. al chiaramente. momento migliore. Certo, certo. È importante. Eh, Quindi te l'hanno pagata chiaramente anche bene, non vogliamo sapere niente, però da lì che cosa hai deciso? Potevi anche ritirarti in quel momento no, o no? dove? Potevi, dico, se Dove mi volevi, dopo che hai ritiro? venduto la catena? No, No, non sono ecco. capitali tali Ah, ecco, da... ok. Però comunque hai venduto tutta la catena di gelaterie e da lì dici sono sempre italiano, passo all'altro settore dal gelato alla ristorazione. quelli Ecco, di qualsiasi italiano gli viene in ecco. mente queste due cose. E cosa hai deciso quindi di fare poi da lì? Ho deciso di fare che nell'area dove abitavo c'era uno spazio importante che parlandone con mia moglie avevo pensato di fare un localino, un'enoteca italiana, cosa che è stata fatta Quindi solo vino italiano o eh, no, diciamo, o solo, fondamentalmente? quasi solo Sì, italiano e quindi per il resto era un e cibo cibo italiano. tradizionale allora. E anche lì, nel momento in cui è partito, nel 2004, ha avuto un grande successo. Scusa, mancava un posto del genere a Ma Bangkok? assolutamente. Ecco, quindi sei stato il primo anche lì, Sì, allora a creare. in contemporanea, pochi mesi dopo, ha aperto una pizzeria, quindi una cosa quasi attinente Lì vicino intendi non tanto lontano, però un mio amico, quello che faceva i gelati dove sono andato, Ah, quello che ti ha insegnato a fare, diciamo, sì, diciamo ecco, ha aperto una pizzeria vicino all'Enoteca. sì, Ecco, però non c'è sì, competizione sì, fra sì, di sì, noi. sì, Si chiama Claudio. sì. E Scusa, c'è ancora? c'è ancora. Sì, Bella Napoli si bella chiama. Napoli. E da lì cosa è successo dopo? Ti è venuta un'altra ispirazione? No, niente, ho fatto l'enoteca
andava bene, Hai messo uno chef italiano perché fai anche cucina? sì. E scusa, come l'hai trovati? Dall'Italia all'Enoteca oppure era già uno chef L'ho che viveva trovato in tramite Thailandia? un mio amico che viveva qua a Quindi Bari. lui viveva qui lo chef, Sì. ok. No, lo chef, un amico. Ecco. E 4 anni dopo ho potuto, avevamo pensato già di farne un altro di ristorante e ho avuto l'occasione di questa proprietà attuale, con una proprietà particolarmente ben disposta, E l'hai creato da zero. da Quindi dove zero. ci troviamo adesso, il Bolognese, possiamo vederlo anche dalle immagini, oltretutto, quello che vedete non esisteva. Ha creato tutto Giancarlo, era un costruttore, ecco, non l'abbiamo detto all'inizio, quindi comunque esperienza da costruttore, ci hai saputo vedere e così hai creato un angolo veramente d'Italia perché sembra veramente di stare più che sì, in Italia, ma intendo proprio in Emilia-Romagna, sembra una di quelle osterie tipiche emiliane, mi dà molto veramente questa idea, molto, sembra un pezzo di Emilia-Romagna proprio qui a Bangkok. Hai creato veramente una piccola Emilia-Romagna qui a Bangkok. Complimenti. Togliamo la Romagna. Emilia, Emilia, perché ecco, allora un pezzo di Emilia qui a Bangkok. E questo è quello che dicono la maggior parte dei clienti che sono stati in Emilia o a Bologna. Italiani. Ma anche non, perché sono tanti thailandesi che sono stati in Italia, come ci sono anche tanti stranieri, non italiani ovviamente, che sono stati a Bologna e in Emilia e quando vengono qui dicono la stessa cosa che hai detto tu adesso e fa onore a Giancarlo ovviamente. È assolutamente vero, assolutamente. Io adesso vi aspetto la seconda parte di questa intervista, molto interessante perché parleremo con Marco, che viene da Lecco, e ci racconta come ha fatto a venire molti anni fa anche lui qui a Bangkok, a trasferirsi e a lavorare come chef e pizzaiolo. Quindi seguiteci nella seconda parte di questa intervista e scoprirete anche altre cose, altri aneddoti della storia di Giancarlo. E quindi ci vediamo dopo, seguiteci nella seconda parte.